Ciao, oggi vi propongo una collana a due fili molto semplice e leggera. Iniziamo! Allora, per realizzare la nostra collana utilizzeremo queste gocce di madreperla, questi piccoli divisori di pirite e una chiusura in acciaio. Adesso posizionerò i vari componenti per capire come andare a comporre la nostra collana, dopodiché andremo ad infilare i vari componenti. Allora, orientativamente questa è la disposizione delle pietre. Metterò queste gocce in questo modo, vedete, con questo divisore al centro sempre di pirite più grande, sono, vedete, sfaccettate e incomincio ad infilare. Allora, abbiamo finito quindi di infilare le nostre pietre. Per semplificare lo schema che ho utilizzato, vi ho fatto un piccolo grafico, praticamente 24 di questi pezzetti piccoli qui che vedete all'inizio, 28 alla parte centrale e poi 5 ogni volta nei vari componenti. 12 pezzi in tutto delle perle, diciamo di questa madreperla a goccia e 10 pezzi invece di questi divisori invece sfaccettati. Quindi in totale ci servono 12 madreperle, 10 pezzi di pirite sfaccettata e poi 24, 28, 28, 24 e poi ogni volta 5 pezzi. Qui sono 1, 2, 3, 4, 5 per 5 e qui invece sono 5 per 3, 15. E adesso invece andiamo a fare la chiusura della collana. Allora, io cosa faccio adesso? Vado a prendere le estremità del lato sinistro, questi due fili, li vado ad infilare in questo schiaccino, vedete come è fatto? Ha il foro al centro e poi due buchini, quindi passo tutti e due i fili qui, li faccio uscire, vedete, al centro dello schiaccino, ed hanno due fori, uno di qua, lo passo dentro, vado a prendere adesso lo schiaccino e lo attorciglio e chiudo questo, vi faccio vedere nel particolare. Allora, per andare a chiudere la collana prendo le estremità tutte da una parte, inizio dal lato sinistro, prendo questo coprinodo, vedete come è fatto, ha un foro al centro e poi i due buchini. Nel foro centrale vado a passare il filo, io ho utilizzato questo filo, vedete che ha l'anima in acciaio anche se è molto sottile. Poi vado a prendere uno schiaccino e cerco delicatamente di far passare entrambi i fili all'interno. Questa è un'operazione un po' delicata, io adesso non so se riesco a farvi vedere bene mentre lo faccio, quindi vedete scorre, ripasso all'interno di nuovo e tutti e due i fili insieme. Ok, e adesso vado a tirare. Da questa parte non ci interessa perché adesso è la parte iniziale, quindi anche se non è preciso insomma, la dimensione del filo non è un problema. Quello che interessa è cercare di tirare il più possibile per fare, vedete, sì che il filo sia abbastanza vicino allo schiaccino. Vado a premere, dopodiché prendo il coprinodo, lo porto su e vado a coprire lo schiaccino che abbiamo appena appunto schiacciato. Quindi prendo le due estremità e vado a premere. Fate attenzione, ecco, vedete a me infatti è uscito. Ecco qui, tiro bene e schiaccio. Ecco. Qui adesso nei due fori poi andremo a mettere l'anellino. Vado a fare la stessa cosa dall'altra parte, sempre come abbiamo visto anche in altri video. Mannaggia, è uscita la pietra. Vado a trascinare il più possibile
tutte le pietre dalla parte opposta. Ovviamente non tirate troppo, il giusto, perché altrimenti la collana diventerà troppo rigida. Allora, quindi trascino, ecco qui. Quindi andremo a mettere esattamente in questo punto l'altro coprinodo, eccolo qui, me lo stavo perdendo. Allora, uno e il secondo filo. Vado a prendere lo schiaccino che mi sono persa. Ne prendo un altro al volo. Ah no, eccolo qua. Quindi passo il primo filo e passo anche il secondo. Mannaggia, per farvi vedere è più complicato perché sto cercando di capire anche se riesco a inquadrare il punto preciso. Allora, dicevamo 1, 2 e lo ripasso, ovviamente, vedete qui. Io per semplificarvi vi faccio capire che dobbiamo fare questo tipo di lavoro. Vedete, io come se attorcigliassi intorno, poi ovviamente non lo vado a attorcigliare intorno. 1 e 2. Ora controlliamo bene che scenda. Quindi questo è abbondante, lo tiro, e questo, vedete, io cerco con l'aiuto anche delle pinze di portarlo il più possibile all'interno del coprinodo. Ok, perfetto. Adesso vedete un po' di morbidezza ce l'ha, e vado a schiacciare appunto lo schiaccino e vado a chiudere il coprinodo. Diamo morbidezza alla collana e vado adesso a tagliare le varie estremità in eccesso. Ok, e andiamo poi a mettere gli anelli, quindi taglio, uno e dall'altra parte, non mi dite che ho schiacciato, meno male. Allora, dicevamo, quindi andiamo a mettere adesso gli anelli. Vi ricordo che gli anelli vanno aperti in questo modo. Io vabbè, adesso perché questo non è tanto duro, lo posso fare facendo perno con la mano dall'altra parte. Allora vado ad infilare quindi qui, schiaccio bene, ok, e vado a prendere una delle due parti della chiusura, quindi prenderò questa, è indifferente ovviamente, e chiudo l'anello. Questa parte è chiusa. Adesso andiamo di qua, prendo come al solito l'anello, lo vado ad aprire, infiliamo anche da questa parte, rischiacciamo ancora, vado a prendere l'altra parte della chiusura, infiliamo e richiudiamo l'anello. Ovviamente poi potreste mettere qualsiasi chiusura voi preferiate mettere. Ecco qui, vedete? Quindi la collana è terminata, spero vi sia piaciuta e alla prossima settimana.